Amici di Essere Manager, benvenuti e bentornati. Questo è il secondo capitolo della nostra serie, l'arte del far accadere le cose. Nel primo capitolo abbiamo esplorato un concetto potente, la causalità. Abbiamo imparato come essere la forza trainante degli eventi nella nostra vita professionale. Se vi siete persi il primo capitolo, vale la pena darci un'occhiata. Pone le basi per il nostro viaggio verso una leadership proattiva. In questo capitolo andiamo oltre la semplice creazione di eventi. Impareremo ad anticipare e influenzare gli eventi futuri. Ciò richiede una mentalità strategica. Pensate a una partita a scacchi. Per avere successo dobbiamo pensare molte mosse avanti. Useremo questa metafora per capire come prevedere gli sviluppi nel mondo degli affari. Impareremo a fare previsioni con accuratezza e lungimiranza. Questo capitolo vi guiderà attraverso i fondamenti del pensiero strategico a lungo termine. Esamineremo le tecniche che vi permetteranno di prevedere le conseguenze delle vostre decisioni. Esploreremo anche come anticipare le mosse del mercato e dei vostri concorrenti. In sostanza, imparerete le tecniche di anticipazione utilizzate dai grandi maestri di scacchi. Vedremo poi come queste si applicano al management. Imparerete a riconoscere gli schemi nascosti che possono aiutarvi a prevedere scenari futuri. Il capitolo 1 si è concentrato sul principio di causalità. Ogni azione ha una conseguenza. Comprendendo questo principio, possiamo passare da una mentalità reattiva a una proattiva. Possiamo imparare a creare catene di causalità positive. In questo capitolo portiamo questo concetto un passo avanti. Impareremo ad anticipare le prossime mosse nel gioco della leadership. Proprio come negli scacchi, il successo nel mondo degli affari deriva dall'anticipare le mosse dell'avversario e dal pianificare le proprie di conseguenza. Ciò richiede una profonda conoscenza del campo di gioco e la capacità di pensare con diversi passi di anticipo. Questa puntata sarà incentrata sul concetto di pensiero strategico a lungo termine, ispirato al gioco degli scacchi. Analizzeremo le conseguenze di ogni decisione, pensando sempre diverse mosse avanti. Imparerete a sviluppare una visione periferica per non perdere di vista nessuna variabile nel contesto imprenditoriale. Ci addentreremo anche nell'equilibrio tra tattiche a breve termine e strategie a lungo termine. Questo equilibrio è fondamentale per garantire che le decisioni di oggi costruiscano il successo di domani. Alla fine di questo capitolo sarete in grado di anticipare le mosse dei vostri concorrenti e del mercato, sviluppando un piano strategico che tenga conto degli sviluppi futuri. Immaginate il mondo degli affari come una complessa scacchiera. Ogni decisione che prendete, ogni azione che intraprendete, è come muovere un pezzo su questa scacchiera. Proprio come negli scacchi, ogni mossa ha delle conseguenze che si ripercuotono su tutta la scacchiera, influenzando la posizione degli altri pezzi e, in ultima analisi, determinando l'esito della partita. Nel mondo degli affari, questi pezzi rappresentano vari elementi: la vostra azienda, i vostri concorrenti, i vostri clienti, le tendenze del mercato, le condizioni economiche e persino gli eventi imprevisti. Ognuno di questi elementi interagisce con gli altri, creando un panorama dinamico e in continua evoluzione. Per muoversi con successo in questo ambiente complesso, è necessario sviluppare una mentalità strategica che rispecchi il pensiero di un abile giocatore di scacchi. Ciò significa imparare ad anticipare le conseguenze delle proprie azioni, a pensare diverse mosse avanti e ad adattare la propria strategia con l'evolversi del gioco. Questa capacità di anticipare e influenzare gli eventi futuri è ciò che distingue i leader di successo da coloro che si limitano a reagire alle circostanze. Si tratta di diventare una forza proattiva nel proprio settore, plasmando il futuro anziché esserne plasmati. Uno dei principi chiave del pensiero strategico è la capacità di pensare in termini di sistemi. Proprio come un maestro di scacchi comprende come ogni pezzo interagisce con gli altri sulla scacchiera, un leader strategico riconosce l'interconnessione dei diversi elementi all'interno della propria azienda e del mercato in generale.
Ciò significa andare oltre una visione ristretta delle singole azioni e delle loro conseguenze immediate. Richiede invece lo sviluppo di una visione olistica che comprenda l'intero ecosistema aziendale. Ciò include la comprensione di come i cambiamenti in un'area possano ripercuotersi a cascata sul sistema, influenzando altre aree in modi a volte inaspettati. Ad esempio, un cambiamento apparentemente minore nel comportamento dei consumatori potrebbe segnalare un cambiamento più ampio nelle tendenze del mercato. Una nuova tecnologia introdotta da un concorrente potrebbe sconvolgere il panorama competitivo. Le fluttuazioni economiche in una parte del mondo potrebbero avere un impatto sulla vostra catena di approvvigionamento o sulla domanda dei clienti. Sviluppando un approccio di pensiero sistemico, è possibile iniziare a vedere queste interconnessioni e anticipare come potrebbero evolversi i diversi eventi. Ciò consente di prendere decisioni più informate, tenendo conto dei potenziali effetti a catena e posizionando la propria azienda in modo da affrontare le sfide future e capitalizzare le opportunità emergenti. Sviluppare la lungimiranza strategica è come affinare l'intuizione scacchistica. Si tratta di allenare la mente a vedere oltre l'ovvio, ad anticipare le mosse dell'avversario e a pianificare la propria strategia di conseguenza. Ciò implica coltivare una profonda conoscenza del proprio settore, dei concorrenti e delle forze che stanno plasmando il futuro del proprio mercato. Una tecnica efficace per sviluppare la lungimiranza strategica è la pianificazione di scenari. Ciò comporta l'individuazione delle principali incertezze che potrebbero avere un impatto sulla vostra attività in futuro, come le rivoluzioni tecnologiche, i cambiamenti normativi o le variazioni della domanda dei consumatori, e quindi lo sviluppo di scenari plausibili su come queste incertezze potrebbero evolversi. Esplorando scenari diversi, è possibile iniziare a individuare potenziali rischi e opportunità che altrimenti potrebbero passare inosservati. Ciò consente di sviluppare piani di emergenza, adattare la strategia secondo le necessità e prendere decisioni più agili a fronte dell'incertezza. Ricordate, il futuro non è qualcosa che ci capita e basta. È qualcosa che possiamo attivamente plasmare attraverso il pensiero strategico, la lungimiranza e la volontà di abbracciare il cambiamento. Nel gioco degli scacchi, i grandi maestri non si limitano ad analizzare la posizione attuale dei pezzi, ma immaginano molteplici futuri possibili, ognuno dei quali si dirama dallo stato attuale della scacchiera. Si chiedono: se faccio questa mossa, quali sono le potenziali risposte del mio avversario? Quali sono le contromosse? Quali nuove minacce o opportunità emergeranno? Allo stesso modo, nel mondo degli affari non possiamo prevedere il futuro con assoluta certezza. Il panorama imprenditoriale è dinamico, influenzato da una miriade di fattori, alcuni prevedibili, altri del tutto imprevisti. Tuttavia possiamo utilizzare la pianificazione di scenari per esplorare una serie di futuri possibili e prepararci a una varietà di risultati. Immaginate di essere a capo di un'azienda tecnologica. Invece di concentrarvi esclusivamente sulla vostra attuale roadmap di prodotto, potreste sviluppare scenari intorno a potenziali cambiamenti epocali. Cosa succederebbe se emergesse una nuova tecnologia che rendesse obsoleta la vostra offerta principale? Cosa succederebbe se ci fosse un improvviso cambiamento nel comportamento dei consumatori o un cambiamento normativo che avesse un impatto sul vostro settore? Creando questi scenari what if, è possibile iniziare a identificare potenziali vulnerabilità e opportunità che potrebbero non essere evidenti quando ci si concentra esclusivamente sul presente. Ciò consente di sviluppare piani di emergenza, assicurandosi di non essere colti alla sprovvista se si verifica l'imprevisto. Invece di reagire agli eventi man mano che si presentano, è possibile adattare la propria strategia in modo proattivo, cogliendo nuove opportunità o mitigando i potenziali rischi. Questo approccio proattivo è ciò che distingue i leader strategici da coloro che sono semplicemente sballottati dai venti del cambiamento. Pensatelo come alla costruzione di un kit di strumenti strategici.
Ogni scenario che sviluppate vi fornisce una nuova serie di strumenti, piani alternativi, misure di emergenza e opzioni strategiche che potete implementare secondo le necessità, a seconda di come si evolve il futuro. Da reattivo a proattivo, abbracciare l'arte dell'anticipazione. La pianificazione di scenari non consiste nel prevedere il futuro con assoluta precisione. Si tratta di mettere in discussione le ipotesi, abbracciare l'incertezza e sviluppare una mentalità flessibile che consenta di muoversi in un mondo complesso e in continua evoluzione. Pensando in termini di alternative, immaginando molteplici futuri possibili, si passa da un atteggiamento reattivo a uno proattivo. Si diventa meno dipendenti dalla reazione agli eventi man mano che si verificano e più abili nell'anticipare potenziali sfide e opportunità. Questo cambiamento di mentalità è essenziale per i leader che vogliono plasmare il futuro delle loro organizzazioni e prosperare in un mondo caratterizzato da continui cambiamenti e sconvolgimenti. Ricordate, il futuro favorisce coloro che sono preparati ad affrontarlo. Il gioco a lungo termine. Capire l'effetto domino. Nel gioco degli scacchi, ogni mossa, dall'avanzata iniziale del pedone allo scacco matto finale, ha un peso che va ben oltre il suo impatto immediato. Una singola mossa può spostare l'equilibrio di potere, aprire nuove linee di attacco o esporre vulnerabilità che prima erano nascoste. Allo stesso modo, nel mondo degli affari, ogni decisione che prendiamo, ogni azione che intraprendiamo, mette in moto una catena di conseguenze che si ripercuotono ben oltre il presente immediato. Questa è l'essenza del pensiero strategico, capire che le scelte di oggi plasmano la realtà di domani. Si pensi ad esempio alla decisione di investire in una nuova tecnologia. Nel breve termine, questo potrebbe richiedere una spesa di capitale significativa, con un potenziale impatto sulla redditività. Tuttavia, a lungo termine, questo investimento potrebbe portare a una maggiore efficienza, a una riduzione dei costi e a un vantaggio competitivo sul mercato. Soppesare le cose. Bilanciare i guadagni a breve termine con la visione a lungo termine. La sfida per i leader è quella di bilanciare queste considerazioni a breve termine con una visione a lungo termine. È allettante dare la priorità ai guadagni immediati, concentrarsi sui risultati trimestrali e sulle aspettative degli azionisti. Tuttavia, un leader veramente strategico comprende che il successo sostenibile richiede la volontà di fare sacrifici calcolati nel presente per assicurarsi un futuro più prospero. Questo potrebbe significare investire nella ricerca e nello sviluppo, anche se ciò comporta la rinuncia a profitti a breve termine. Potrebbe significare espandersi in nuovi mercati, anche se ciò comporta un certo grado di rischio. Potrebbe significare prendere decisioni difficili che sono impopolari nel breve termine, ma che alla fine vanno a vantaggio dell'organizzazione nel lungo periodo. Sezione 3. Oltre l'orizzonte immediato. Coltivare una prospettiva a lungo termine. Coltivare questa prospettiva a lungo termine richiede un cambiamento di mentalità. Significa guardare oltre l'orizzonte immediato, anticipare le tendenze future e posizionare la propria organizzazione in modo da poter sfruttare le opportunità emergenti. Significa sviluppare una profonda conoscenza delle forze che stanno plasmando il vostro settore e anticipare come queste forze potrebbero evolversi negli anni a venire. Questa prospettiva a lungo termine è ciò che consente ai leader di prendere decisioni che non solo sono vantaggiose nel presente, ma che pongono anche le basi per una crescita sostenuta e per il successo in futuro. Si tratta di giocare la partita a lungo termine, comprendendo che la vera misura della leadership non sta nei guadagni a breve termine, ma nella creazione di un'eredità di valore duraturo. Sviluppare la visione periferica, vedere l'intera scacchiera. Negli scacchi, concentrarsi esclusivamente sul centro della scacchiera può essere un errore fatale. Mentre le caselle centrali sono senza dubbio importanti,
un giocatore esperto comprende l'importanza della visione periferica. Essi scrutano costantemente i bordi della scacchiera, consapevoli di minacce o opportunità apparentemente minori che altrimenti potrebbero passare inosservate. Lo stesso principio vale per la leadership strategica. Se da un lato è fondamentale concentrarsi sul proprio core business e sui concorrenti immediati, dall'altro un campo visivo ristretto può rendere ciechi alle tendenze emergenti, alle potenziali interruzioni e alle opportunità impreviste. Sviluppare la visione periferica nel mondo degli affari significa coltivare una consapevolezza che vada oltre la propria sfera di influenza immediata. Significa prestare attenzione a settori apparentemente non correlati, tenersi al passo con i progressi tecnologici e comprendere le più ampie forze economiche, sociali e politiche che stanno plasmando il mondo che ci circonda. Padroneggiare l'arte dell'equilibrio strategico. Proprio come un equilibrista mantiene l'equilibrio facendo continui aggiustamenti, un leader strategico deve trovare l'equilibrio tra forze apparentemente opposte. Uno degli equilibri più critici da raggiungere è quello tra tattiche a breve termine e strategie a lungo termine. Le tattiche a breve termine sono essenziali per affrontare le sfide immediate, cogliere le opportunità tattiche e mantenere lo slancio. Sono le decisioni e le azioni quotidiane che consentono all'azienda di funzionare senza intoppi. Le strategie a lungo termine, invece, riguardano la definizione di una rotta per il futuro, la definizione dello scopo della propria organizzazione e il perseguimento di obiettivi ambiziosi che possono richiedere anni o addirittura decenni per essere raggiunti. La tentazione per molti leader è quella di dare troppa enfasi alle tattiche a breve termine. La pressione di ottenere risultati immediati, di raggiungere gli obiettivi trimestrali e di soddisfare gli azionisti può portare a una miope concentrazione sul presente, trascurando la salute e la sostenibilità a lungo termine dell'organizzazione. Camminare sul filo del rasoio. Esigenze a breve termine contro obiettivi a lungo termine. Tuttavia, un leader veramente strategico comprende che i guadagni a breve termine ottenuti a scapito della redditività a lungo termine sono in ultima analisi vittorie di Pirro. Essi riconoscono che il successo sostenibile richiede un delicato gioco di equilibrio, una costante calibrazione tra l'urgenza del presente e la promessa del futuro. Ciò significa effettuare investimenti strategici nella ricerca e nello sviluppo, anche se non producono un ritorno immediato. Significa coltivare una forte cultura organizzativa, anche a fronte della pressione di ridurre i costi. Significa costruire relazioni durature con i clienti, anche se ciò richiede uno sforzo supplementare. Navigare su questo filo del rasoio tra esigenze a breve termine e obiettivi a lungo termine è una delle caratteristiche distintive di un leader strategico. Decodificare la mente dell'avversario, anticipare le mosse della concorrenza. Nel vivo di una partita a scacchi, i grandi maestri si confrontano in una silenziosa battaglia di ingegno, in cui ogni mossa è un tentativo calcolato di superare in astuzia l'avversario. Essi non si limitano a reagire alle mosse dell'avversario, ma le anticipano, cercando di comprenderne la strategia, i punti di forza e di debolezza. Si chiedono: qual è l'obiettivo del mio avversario? Cosa sta cercando di ottenere con questa particolare mossa? Come posso rivoltare la sua strategia contro di lui? Questo stesso principio di anticipazione delle mosse della concorrenza è fondamentale nel mondo degli affari. I vostri concorrenti non sono entità statiche, ma si adattano, innovano e cercano costantemente di ottenere un vantaggio sul mercato. Per rimanere all'avanguardia, è necessario sviluppare una profonda conoscenza del panorama competitivo. Ciò comporta lo svolgimento di ricerche di mercato approfondite, l'analisi dei punti di forza e di debolezza dei concorrenti e un attento monitoraggio delle loro azioni. Quali nuovi prodotti o servizi stanno lanciando? Quali campagne di marketing stanno conducendo? Quali partnership stanno stringendo? Raccogliendo queste informazioni, è possibile iniziare ad anticipare le loro prossime mosse e sviluppare controstrategie per proteggere la propria quota di mercato e capitalizzare le opportunità emergenti.
Leggere i segnali. Riconoscere modelli e tendenze nel mercato. Proprio come un marinaio esperto è in grado di leggere i sottili cambiamenti del vento e dell'acqua per navigare in mari pericolosi, un leader strategico deve essere in sintonia con le correnti in continua evoluzione del mercato. L'ambiente imprenditoriale è inondato di dati, tendenze e segnali. Alcuni sono evidenti, altri più sottili. Imparare a discernere ciò che è significativo da ciò che è irrilevante è essenziale per prendere decisioni strategiche informate. Ciò comporta lo sviluppo di un occhio attento ai modelli e alle tendenze. Alcuni segmenti di clientela stanno crescendo più rapidamente di altri. Ci sono tecnologie emergenti che potrebbero sconvolgere il vostro settore. Ci sono cambiamenti nel comportamento dei consumatori o cambiamenti normativi all'orizzonte. Prestando attenzione a questi segnali, è possibile anticipare i cambiamenti del mercato, identificare potenziali minacce e opportunità e posizionare la propria organizzazione in modo da potersi adattare di conseguenza. Abbracciare l'incertezza. Il potere della pianificazione di scenari e dell'adattamento. Il mondo degli affari è intrinsecamente imprevedibile. Per quanto approfondite siano le vostre analisi o sofisticati i vostri modelli di previsione, ci saranno sempre eventi imprevisti, sfide inaspettate e cigni neri che possono sconvolgere anche i piani più accuratamente elaborati. Piuttosto che temere l'incertezza, i leader strategici la abbracciano. Essi riconoscono che la capacità di adattarsi alle mutevoli circostanze non è solo una caratteristica auspicabile, ma un imperativo esistenziale. È qui che la pianificazione di scenari diventa uno strumento prezioso. Sviluppando una serie di futuri plausibili, è possibile preparare la propria organizzazione a una varietà di risultati. Questo non significa cercare di prevedere il futuro con precisione millimetrica, ma piuttosto sviluppare una mentalità flessibile e una serie di piani di emergenza che consentano di rispondere efficacemente a qualsiasi sfida o opportunità si presenti. La vera misura di un leader strategico non sta nella sua capacità di prevedere il futuro, ma nella sua capacità di affrontare l'incertezza che gli è propria con agilità, resilienza e un impegno costante verso la sua visione a lungo termine. Il vantaggio strategico: anticipare il futuro, plasmare il proprio destino. In questo capitolo abbiamo esplorato il potere del pensiero strategico, tracciando parallelismi tra il gioco degli scacchi e il mondo degli affari. Proprio come un maestro di scacchi pensa diverse mosse avanti, anticipando la strategia dell'avversario e pianificando la propria di conseguenza, un leader strategico deve sviluppare una lungimiranza simile nell'arena degli affari. Ci siamo addentrati nell'importanza di comprendere l'effetto domino delle decisioni, riconoscendo che le scelte di oggi plasmano la realtà di domani. Abbiamo sottolineato la necessità di bilanciare i guadagni a breve termine con la visione a lungo termine, effettuando investimenti strategici che potrebbero non produrre un ritorno immediato, ma che in ultima analisi garantiscono un futuro più prospero per l'organizzazione. Abbiamo anche evidenziato l'importanza fondamentale di sviluppare una visione periferica, di guardare oltre le sfide e le opportunità immediate per comprendere le tendenze e le forze più ampie che stanno plasmando il futuro dei nostri settori e del mondo che ci circonda. Preview del prossimo capitolo. Nel prossimo capitolo ci immergeremo in un argomento fondamentale: la manipolazione positiva. Imparerete a padroneggiare l'arte dell'influenza etica, guidando le persone verso il successo condiviso. Scoprirete come applicare tecniche di persuasione per creare situazioni vantaggiose per tutti, trasformandovi in un leader capace di motivare e ispirare il proprio team. Non perdetevelo! Dalla scacchiera alla sala riunioni, i principi duraturi della leadership strategica. I principi di cui abbiamo discusso: anticipazione, pensiero a lungo termine, pensiero sistemico, pianificazione di scenari e adattabilità. Non sono semplici concetti astratti o quadri teorici. Sono strumenti pratici che possono essere applicati in qualsiasi azienda
in qualsiasi settore, a qualsiasi livello di leadership. Mentre vi muovete nelle complessità del mondo degli affari, ricordate che non siete semplici pedine in un gioco controllato da forze esterne. Avete il potere di diventare giocatori strategici, di anticipare le sfide, di cogliere le opportunità e di plasmare il futuro della vostra organizzazione. Abbracciate i principi del pensiero strategico, coltivate una prospettiva a lungo termine, sviluppate la vostra visione periferica e soprattutto non sottovalutate mai il potere dell'anticipazione, perché, come diceva l'antico generale e stratega cinese Sun Tzu, i guerrieri vittoriosi vincono prima e poi vanno in guerra, mentre i guerrieri sconfitti vanno in guerra prima e poi cercano di vincere.